Era una notte d'estate come tante, calda, tranquilla e silenziosa. Anita Colby stava tornando a casa senza immaginare che da lì a pochi minuti la sua vita sarebbe finita nelle mani sbagliate. Il suo caso è uno dei più orribili e indimenticabili mai avvenuti in Australia, che cambiò per sempre la percezione della sicurezza nelle strade di Sydney. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti o bentornati. Il mio obiettivo è raccontare storie, che si tratti di misteri paranormali o di casi true crime, e il mio intento è sempre quello di onorare le vittime e trattare le loro storie con attenzione, responsabilità e umanità. Esploro le complessità di ogni caso, dando voce a vicende meno conosciute o a storie che hanno catturato la mia curiosità. I miei contenuti ovviamente non sono adatti a tutti. Se questo video dovesse risultarvi troppo pesante, vi invito a uscire e ci vediamo al prossimo. E se volete supportarmi, ragazzi, iscrivetevi al mio canale. Grazie mille di cuore. Anita Lorraine Lynch era una donna di 26 anni, nata il 2 novembre 1959, dai genitori Grace e Gary Lynch. Nacque a Sydney, in Australia, ma in realtà trascorse l'infanzia a circa 40 km da Sydney, in un sobborgo chiamato Blacktown. Blacktown aveva tassi di criminalità relativamente alti, specialmente tra i giovani. Rapine, furti, scassi reati legati alla droga erano comunque abbastanza frequenti. Già il nome Blacktown, ragazzi, tradotto in italiano significa città nera. Quindi immaginatevi, un nome già dice tutto praticamente. Tra l'altro Blacktown non è cambiata molto. Io non vivo molto distante da Blacktown, oddio, diciamo che forse un'oretta circa. Però vi posso garantire che Blacktown, insomma, ha ancora quella nominazione, nel senso che non è una bella zona, non è una bella città o sobborgo, chiamiamolo sobborgo, ecco. È in quest'area che Anita Colby crebbe, insieme alla sorella minore Catherine, che era praticamente la miniatura di Anita. La imitava in tutto, la idolatrava e voleva essere proprio come lei. Erano molto legate fin dall'infanzia e anche da adulte rimasero migliori amiche, prima che sorelle, no? Amavano uscire insieme, andavano in città a fare shopping. Catherine raccontava che Anita aveva gusti molto costosi e adorava fare acquisti con lei. La famiglia di Anita la descriveva come bella nello spirito, nel corpo e nell'anima, molto compassionevole, premurosa ed empatica. Gli amici ricordavano Anita come un'ottima ascoltatrice. Quando parlavi con lei sapevi che stava ascoltando ogni parola che tu dicevi, perché si inclinava verso la conversazione e appoggiava il mento sulla mano, completamente concentrata su di te. Questo piccolo dettaglio diceva molto sulla donna che era. Anita amava la musica, in particolare le band tipiche degli anni '80 come The Police o Simply Red, in particolare la canzone Holding Back the Years. Era considerata la sua canzone preferita. La cognata disse che ogni volta che la sentiva le veniva quasi una lacrima perché le ricordava Anita. Anita era conosciuta anche per la sua bellezza, sempre ben vestita, con i capelli voluminosi e ricci, anni '80. Alla fine dell'adolescenza e nei primi 20 anni decise di sfruttare il suo aspetto, iscrivendosi a concorsi di bellezza, vincendone diversi. Le dicevano che avrebbe potuto fare la modella, ma Anita preferiva fare qualcos'altro di più significativo. Era comunque una persona compassionevole e voleva aiutare gli altri, ispirata anche dalla madre Grace, che la sua madre era comunque infermiera. Così, appunto, decise di intraprendere una carriera infermieristica, frequentando l'università e lavorando come tirocinante in ospedale. Durante il tirocinio incontrò John Colby, più grande di qualche anno e già in corso da tempo nello stesso ospedale.
I loro caratteri si completavano. Anita era stabilizzante per John, che era esuberante e scherzoso, mentre lui l'aiutava a sentirsi più sicura e vivace. John inizialmente con una fidanzata si innamorò perdutamente di Anita e fortunatamente per lui fu lei a fare il primo passo. Cominciarono a uscire insieme nel 1980 e nel 1981 si fidanzarono e nell'82 si sposarono e Anita divenne Anita Cobby. Qualche mese dopo il matrimonio Anita rimase incinta, ma perse il bambino dopo 9 settimane. Un evento comunque devastante per entrambi, che decisero di godersi 20 anni senza preoccuparsi troppo del futuro, prendendosi cura dei due cani come se fossero figli. Successivamente John vinse dei soldi alle scommesse ippiche e li usò per un viaggio intorno al mondo con Anita, realizzando il suo sogno di visitare molti paesi, in particolare Roma. Al ritorno John propose di riprovare ad avere un bambino, ma Anita era concentrata più sulla sua libertà e carriera, creando comunque tensioni nella coppia. Infatti nel 1986, dopo quasi 3 anni di matrimonio, decisero di prendersi una pausa, non separandosi ufficialmente, per riflettere sui propri desideri. Anita tornò a Blacktown dai genitori, continuando a lavorare come infermiera e a concentrarsi sulla sua vita personale, iscrivendosi anche a corsi di spagnolo e valutando studi artistici. Dopo circa 6 settimane si incontrarono nuovamente per una breve vacanza romantica, rafforzando il loro legame e pianificando di cercare una casa insieme. Il 1° febbraio 1986, sabato, Anita e John cenarono dai genitori di lui, annunciando che il lunedì sarebbero andati a cercare casa. E il giorno successivo, domenica 2 febbraio, Anita svolse il suo normale turno in ospedale a Sydney e poi cenò con 2 colleghe a Redfern. Mentre tornavano a casa, una delle 2 amiche lasciò Anita alla stazione ferroviaria centrale, così che potesse prendere il treno per tornare a Blacktown. E così fece. Salì sul treno in tutta sicurezza e arrivò alla stazione ferroviaria di Blacktown. Ma fu lì che le cose non andarono proprio come era previsto. Di solito, quando Anita scendeva dal treno a Blacktown, si recava a uno dei 2 telefoni pubblici per chiamare suo padre e farsi venire a prendere così da tornare insieme a casa dei suoi genitori. All'epoca i cellulari non c'erano ancora e quella sera, quando Anita si avvicinò a uno dei telefoni pubblici, scoprì che era fuori servizio. E in realtà tutti i telefoni della stazione erano inutilizzabili a causa di atti di vandalismo. Era il 1980, i telefoni appunto, i cellulari non c'erano ancora, comunque non era una cosa comune, quindi l'unico modo per Anita di contattare suo padre era proprio quello, il telefono pubblico. Si diresse allora verso la stazione dei taxi locale, ma non c'erano taxi disponibili. Così pensò che non fosse poi così lontano da casa, circa 2 miglia di cammino, poco più di 3 chilometri. Erano comunque le 10 di sera, era comunque buio e non era sicuro per lei camminare da sola, come in Italia praticamente. Ma Anita pensò che non fosse un grosso rischio, così si incamminò. Ma la mattina dopo i genitori di Anita si svegliarono e si resero conto che la figlia non era mai tornata a casa la sera prima. Il padre controllò il telefono per vedere se avesse ricevuto una chiamata da lei, ma non c'era nulla. Pensarono allora che forse Anita non fosse mai rientrata a Blacktown. Sapevano con chi era uscita e che si trattava dei suoi colleghi di Sydney, quindi ipotizzarono che potesse essere rimasta a dormire a casa di un'amica. Aveva vestiti da lavoro con sé, quindi l'idea non sembrava del tutto assurda. Magari dopo qualche drink non aveva avuto voglia di prendere un treno di un'ora per tornare a casa. Così in un certo senso i genitori trovarono una spiegazione logica nella loro mente e trascorsero la giornata senza preoccuparsi troppo. In fondo Anita aveva 26 anni, era un'adulta, se avesse voluto passare la notte fuori non avrebbero avuto bisogno di avvisarli. Ma tutto cambiò quando ricevettero una telefonata da uno dei colleghi di Anita, uno degli amici con cui era uscita
la sera prima, chiedeva comunque di Anita dove fosse e se stesse bene, ma durante quella conversazione entrambi si resero conto che ciascuno pensava che Anita fosse con l'altro. I genitori credevano fosse rimasta con gli amici e gli amici invece pensavano che fosse tornata a casa dei genitori, visto che l'avevano lasciata alla stazione ferroviaria. Fu in quel momento che il panico iniziò a diffondersi. Il padre di Anita non perse tempo, andò immediatamente alla stazione di polizia per denunciare la scomparsa della figlia, mentre la madre rimase a casa a contattare chiunque conoscesse Anita, amici, colleghi e conoscenti. Ma nessuno l'aveva vista, nessuno aveva ricevuto una chiamata o un messaggio da lei. Tra le persone che la madre contattò c'era anche John Colby, il marito di Anita. Anche lui viveva e lavorava a Sydney e disse che non l'aveva vista, non aveva avuto sue notizie e che era estremamente preoccupato. Decise quindi di prendere subito il treno per Blacktown, un'ora di viaggio per stare con la famiglia di Anita, in quel momento così difficile. Tuttavia John non aveva un buon rapporto con i genitori di Anita. A quel punto i rapporti erano un po' tesi, c'erano stati dei litigi e anche se da poco si erano comunque riconciliati e stavano considerando di tornare a casa insieme, avevano persino fatto un viaggio sulla costa e le cose comunque sembravano andare meglio, ma nonostante questo John raccontò di aver sentito già da casa sua quella fastidiosa sensazione di non essere davvero il benvenuto lì. John disse che voleva davvero essere lì, raccontò che lui e il padre di Anita avevano avuto un paio di discussioni che si erano comunque concluse letteralmente il giorno in cui Anita scomparve. Entrambi sentivano che l'altro non stesse facendo abbastanza. John continuava a fare domande e ovviamente il papà di Anita era comunque irritato e rispondeva in una maniera un po' scortese. Si era comunque accertato di aver chiamato tutti e di cercarla ovunque. Entrambi erano estremamente stressati. Era una situazione opprimente, angosciante e la tensione li portava a scattare l'uno contro l'altro. Alla fine John decise che forse era meglio andarsene per cercare di mantenere i rapporti e non creare ulteriore stress in un momento comunque già devastante. Così tornò a casa a Sydney. Nel frattempo i genitori di Anita continuavano a fare tutto il possibile a Blacktown, mentre amici e colleghi, sia di John che di Anita, si davano da fare a Sydney. Tutti cercavano disperatamente, ma senza risultati. Passò l'intera notte, poi arrivò la mattina seguente e ancora. Ma nessuna traccia di Anita. Nessuno aveva comunque ricevuto una chiamata, nessun messaggio. Niente, zero. A quel punto era il secondo giorno dalla sua scomparsa e intorno alle 9:30 di quella mattina la polizia ricevette una chiamata da un contadino locale. L'uomo era uscito come ogni giorno per controllare le sue mucche e notò che erano tutte radunate in un angolo del campo. Gli sembrò strano, ma inizialmente non ci fece troppo caso. Sono solo mucche, pensò. Proseguì con le sue faccende, ma quando tornò più tardi vide che le mucche erano ancora lì, nello stesso punto. Fu allora che pensò che doveva esserci qualcosa che attirava la loro attenzione, forse un animale morto oppure qualcosa sul terreno. Così salì sul suo piccolo squad e decise di andare a controllare. Mentre si avvicinava, notò qualcosa sul pavimento, in mezzo alle mucche e quando si avvicinò ancora di più si rese conto con orrore che quella cosa era in realtà il corpo di una donna. Era nuda, distesa a faccia in giù nella terra. Il contadino raccontò che nel momento stesso in cui vide quel corpo, capì che qualunque cosa quella donna avesse subito doveva essere stata terribile. Solo osservandola si capiva che era stata torturata. And the first thing I thought of when I looked at the body was, gee, she's been tortured, this girl or woman, and she would be glad she was dead. There was nothing
there, no clothes, no nothing, not a single thing, only the body there, and they never left one bit of evidence in the paddy. I just went immediately back to the house and rang the police. Chiamò immediatamente la polizia, il corpo fu portato via per l'autopsia e, considerando che Anita era stata segnalata appunto come scomparsa solo il giorno precedente, la polizia ovviamente collegò subito i fatti. Non c'erano dubbi, in tutta la zona solo una donna risultava scomparsa e ora era stato trovato il corpo appunto di una donna. Contattarono infatti la sua famiglia, la famiglia di Anita, e li convocarono alla stazione di polizia per mostrare loro i gioielli trovati sul corpo. C'erano alcuni anelli, in particolare uno che assomigliava a una fede nuziale, un anello unico formato da due cerchi intrecciati. Quando mostrarono l'anello, John Colby lo riconobbe immediatamente. Appena lo vide, seppe che la donna trovata era appunto Anita. Anche se si erano comunque separati, Anita non aveva mai smesso di indossare la sua fede nuziale. Durante quelle 6 settimane di separazione, non so se l'era mai tolta, ma la portava sempre anche la notte in cui comunque morì. Ma la sorella di Anita, Catherine, inizialmente non credette che potesse essere il suo anello. Disse: no, non può essere quello di Anita, questo anello è tutto arrugginito e sporco. Anita non avrebbe mai lasciato che i suoi gioielli diventassero così, ma fu allora che uno dei detective intervenne e spiegò che non si trattava di ruggine, ma di sangue secco. In quel momento la famiglia capì che Anita non doveva aver avuto una morte facile. Il fatto che persino la sua fede nuziale fosse coperta di sangue fece intuire loro il terribile calvario che aveva dovuto affrontare questa povera donna. La polizia era ormai certa che quel corpo appartenesse ad Anita Colby. L'avevano praticamente identificata attraverso i gioielli. Tuttavia, per quanto non volessero che la famiglia la vedesse in quelle condizioni, avevano comunque bisogno di un riconoscimento formale del corpo. Fu chiesto a John, come marito, di identificare il corpo per prima, ma lui disse che semplicemente non poteva farlo, non riusciva nemmeno a immaginare di vedere sua moglie in quello stato. Non sapeva ancora esattamente cosa le fosse successo, ma dentro di sé sentiva che non sarebbe stato in grado di reggere alla vista del suo corpo, soprattutto se Anita fosse morta in un modo brutale. L'idea lo devastava mentalmente e ci credo. Così i suoi genitori si alzarono e dissero: allora lo faremo noi. Ma i detective intervennero e dissero a Grace, la madre di Anita, che non le avrebbero permesso di entrare. Le dissero chiaramente che non potevano permettere a una madre di vedere sua figlia in quelle condizioni. Era una scena troppo traumatica, troppo crudele da sopportare. Rimase quindi solo Gary, il padre di Anita. Entrò nella stanza da solo e raccontò in seguito che appena vide il tavolo al centro della stanza, sentì lo stomaco chiudersi, anche se il corpo era coperto da un lenzuolo. Sentiva già un peso insopportabile nel petto. E quando il lenzuolo venne sollevato, vide il volto senza vita di sua figlia steso su quel tavolo. Gary Lynch crollò a terra. Prima che vada avanti, voglio comunque avvisarvi che non è un caso semplice, quindi ci saranno dei dettagli molto particolari. Io vi sto già avvisando, ecco. Detto ciò, continuiamo, vado avanti con questo caso. Guardando il corpo di Anita, fu subito chiaro che era stata brutalmente torturata nei suoi ultimi momenti di vita. Era stata selvaggiamente picchiata, aveva 2 enormi occhi neri e gonfi, il naso rotto, le guance e gli zigomi fratturati. Aveva graffi e abrasioni praticamente su ogni parte del corpo, spalle, braccia e gambe. Il suo petto mostrava segni particolarmente violenti, come se fosse stato preso di mira in modo deliberato. Su tutto il corpo c'erano piccole lacerazioni simili a ferite da taglio, ma non erano fendenti profondi.
Sembravano piuttosto ferite inflitte solo per infliggerle dolore, per farla soffrire. C'erano evidenti ferite da difesa sulle mani, sui polsi, sulle braccia e le sue dita, alcune erano completamente tagliate e aperte, probabilmente mentre cercava di difendersi da un attacco con un coltello. Appunto, alcune dita anche risultavano fratturate e sull'altra mano 3 dita erano quasi completamente recise. Questo suggeriva che Anita avesse cercato disperatamente di afferrare il coltello o di respingerlo. Forse se l'assassino gliel'aveva puntato alla gola, aveva provato magari a spingerlo via con le mani, ma nel farlo le dita vennero quasi completamente tagliate. Le sue orecchie erano state mozzate, un atto comunque crudele, totalmente inutile, segno di una violenza gratuita. Era stata aggredita sessualmente in modo ripetuto e brutale e anche sodomizzata. Alcuni rapporti medici indicarono persino che i suoi genitali erano stati parzialmente mutilati. Tutto questo era avvenuto mentre era ancora viva. La causa finale della morte di Anita Cobby fu una profonda ferita da taglio al collo. La gola le era stata tagliata così violentemente da quasi decapitarla. E un'ultima agghiacciante nota emersa dal referto dell'autopsia: il medico legale annotò che in alcune ferite c'erano già parassiti che si stavano nutrendo del suo corpo. Le persone che avevano visto il corpo di Anita, come il contadino, diversi ufficiali di polizia, medici legali e patologi, raccontarono che quando fu trovata i suoi occhi erano ancora aperti e in quegli occhi si poteva vedere lo sguardo di puro terrore che aveva provato nei suoi ultimi istanti di vita. Anche dopo la morte, quello sguardo di agonia era ancora lì. Gary Lynch guardò il corpo di Anita sul tavolo e disse: "Vorrei poter dire che non è mia figlia, ma allora significherebbe che è la figlia di qualcun altro e qualcun altro starebbe passando quello che sto passando io adesso." Queste erano le parole del padre. E il corpo fu quindi ufficialmente identificato come quello della 26enne Anita Cobby e la polizia capì che doveva fare tutto ciò che era in suo potere per risolvere questo omicidio il più rapidamente possibile, non solo per Anita e la sua famiglia, che avevano appena vissuto l'impensabile, ma anche per ogni altra donna, per ogni altra persona di Blacktown, perché le persone capaci di brutalizzare una donna in quel modo erano ancora libere là fuori, da qualche parte. E potevano comunque colpire di nuovo. Una delle prime cose che fecero fu tornare dal contadino che aveva comunque trovato il corpo di Anita nel suo campo, per interrogarlo su quella notte se avesse visto o sentito qualcosa. L'uomo disse di non aver visto nulla, ma ricordava che la domenica sera, la notte in cui Anita era scomparsa, aveva sentito delle urla femminili provenire dai campi fuori casa sua. All'epoca non ci aveva dato peso, troppo peso, perché aveva spesso problemi con adolescenti che usavano i suoi campi come un luogo dove passare il tempo, bere e divertirsi. Sentiva spesso voci e urla provenire da lì, quindi pensò che fosse semplicemente un gruppo di ragazzini che ridevano o scherzavano. Non gli era nemmeno passato per la mente che quelle urla potessero appartenere ad una donna che comunque stava per essere assassinata. La polizia appunto decise allora di interrogare anche le poche altre persone che vivevano nelle vicinanze e diversi testimoni dissero di aver sentito anche loro un urlo quella domenica sera. Questo rese evidente che quelle urla provenivano appunto da Anita Cobby, ancora viva quando fu portata in quel campo. In un primo momento gli investigatori avevano pensato che forse fosse stata uccisa altrove e che il suo corpo fosse stato semplicemente abbandonato lì, ma a quel punto era chiaro che gran parte dell'orrore che aveva vissuto era avvenuto proprio in quel campo. La polizia perlustrò ogni centimetro dell'area circostante, cercando qualsiasi indizio, ma non trovarono nulla, nessuna arma, nessun oggetto, nessuna traccia utile.
Non avevano praticamente niente da cui partire. Decisero quindi di parlare con chi conosceva meglio Anita, i suoi amici, la sua famiglia, suo marito, per capire se qualcuno avrebbe potuto volerle fare del male, se era stata presa di mira per qualche ragione personale. I primi a essere interrogati furono Gary e Grace Lynch, i genitori di Anita. Raccontarono alla polizia che la figlia si era recentemente separata dal marito e agli occhi degli investigatori questo fu subito un enorme campanello d'allarme. Nella maggior parte dei casi di omicidio il primo sospettato è il partner, il marito, la moglie, il fidanzato, la fidanzata e ahimè purtroppo è quasi sempre spesso il partner, soprattutto poi quando c'è comunque una separazione recente. La possibilità che un crimine nasca da rabbia o gelosia è una pista che la polizia comunque non può ignorare. Così interrogarono John Cobby, il marito di Anita. Durante il suo primo colloquio con la polizia, John sembrava assolutamente devastato. Era distrutto a pezzi e quando aveva identificato l'anello di Anita, gli agenti lo avevano visto piangere, completamente sopraffatto. Disse che si incolpava per tutto questo e che avrebbe voluto essere con lei quella notte. Se fossi stato lì, disse, niente di tutto questo sarebbe successo. Nessuno l'avrebbe attaccata. Avrei potuto proteggerla. Sembrava sinceramente sconvolto, davvero affranto per la perdita della moglie. La polizia gli chiese allora di raccontare i dettagli del loro matrimonio perché si erano separati, cosa che stava realmente succedendo tra loro, e infine gli chiesero il suo alibi per la domenica sera, la notte in cui Anita era scomparsa e molto probabilmente assassinata. John disse che quella domenica sera era rimasto a casa, era appena tornato dal lavoro a Sydney e voleva solo rilassarsi. La mattina successiva tornò in ospedale dove lavorava e quella sera uscì con suo padre e suo fratello. I detective però iniziarono subito a sollevare qualche dubbio. Il suo alibi non era solido. Quando disse di essere rimasto a casa da solo, capirono che nessuno comunque poteva confermarlo e questo li rese un po' sospettosi. Così continuarono a fargli domande sulla separazione, sui litigi, su cosa fosse realmente accaduto tra lui e Anita. Gli agenti infatti avevano già parlato con amici e colleghi di Anita e sapevano che John era sempre stato ossessionato da lei. All'inizio, in modo innocente, era innamorato di sua moglie, ma verso la fine del matrimonio quella ossessione era diventata più inquietante. La chiamava di continuo al lavoro, le mandava messaggi, cercava di convincerla a tornare con lui. Le chiedeva ogni giorno di riprendere la loro relazione, ma Anita non era pronta. Agli occhi della polizia, questo poteva essere un movente, se non poteva averla, forse pensava che nessun altro dovesse averla, come un po' tutti gli uomini. L'interrogatorio andò avanti finché uno dei detective non gli chiese apertamente: Hai ucciso tu Anita? John ovviamente negò con forza, ma disse che da quel momento in poi nella sua mente tutto diventò così confuso, era così sopraffatto dall'accusa da sentirsi stordito, come se non riuscisse più ad andare avanti o a pensare chiaramente. I detective frustrati iniziarono a incalzarlo sempre di più, ripetendo: L'hai fatto tu, dillo, cioè ammettilo che sei stato tu. A quell'interrogatorio si trasformò in quello che oggi si definirebbe un interrogatorio rafforzato. Gli agenti iniziarono a spingerlo, lo sbatterono contro il muro e lo gettarono per terra. Gli urlavano in faccia che aveva ucciso sua moglie. John raccontò in seguito che era come se avesse perso completamente il controllo della realtà. Era terrorizzato, esausto e mentalmente distrutto. Alla fine, stremato, John alzò lo sguardo e disse: Sì, l'ho fatto, devo averlo fatto. I poliziotti avevano ottenuto così la sua confessione, ma nonostante fosse quello che cercavano, non erano comunque soddisfatti. Sembrava evidente che non fosse una confessione reale. Sapevano in cuor loro che l'avevano forzato a dirgli quello. Tornarono quindi a studiare il referto dell'autopsia, cercando di capire se i fatti confermassero quella versione.
Ma più leggevano e più capivano che qualcosa non tornava. Le ferite di Anita erano troppo diverse tra loro, troppo numerose e di natura differente. Sembravano inflitte da mani diverse, con oggetti e tecniche differenti. A quel punto la polizia arrivò alla conclusione che probabilmente c'erano più di un aggressore. E così, anche se John Cobby non aveva un alibi solido e appariva distrutto, decisero di scagionarlo. Capirono che non era stato lui, ma quell'esperienza lo devastò a vita. Dopo l'omicidio della moglie, John crollò completamente, iniziò a bere pesantemente e 3 giorni dopo il ritrovamento del corpo di Anita cominciò a iniettarsi eroina per la prima volta nella sua vita. In poco tempo divenne dipendente da alcol e droghe. I familiari e gli amici non lo riconoscevano più ormai. Al funerale di Anita, John era talmente ubriaco e alterato da non riuscire nemmeno a stare in piedi. Barcollava, piangeva, urlava mentre portavano via la bara della moglie. 2 uomini dovettero trascinarlo fuori dalla sala. There was a lot of people there. There were all her friends, all her nursing friends, all my friends. Very overwhelming. I know he's very distraught that day. But I certainly remember my father and my mother's friend carrying him out of the church, him screaming, "Don't take her away from me, please don't take her." I think that will be etched in my mind for the rest of my life. Those 2 men carrying him, dragging him out of the church, and him screaming. That will stay for the rest of my life. Ripensando a quel momento, John disse di aver agito così per dolore e per la disperazione, ma avrebbe voluto non essersi mai mostrato in quel modo. Disse anche che in quel periodo la sua dipendenza era una forma di suicidio lento. Non aveva il coraggio di togliersi la vita, ma sperava di non svegliarsi più quel giorno. Nel frattempo la polizia continuava a indagare. John Cobby era stato completamente scagionato, ma non avevano comunque altri sospetti, non sapevano su chi indagare. Decisero quindi di controllare i molestatori sessuali della zona, chi viveva vicino alla stazione ferroviaria o lungo il percorso che Anita avrebbe fatto quella notte. Interrogarono anche decine di tassisti, soprattutto quelli della fermata vicino alla stazione di Blacktown, ma non trovarono nulla di utile. Fu allora che un agente ricordò una telefonata ricevuta la notte della scomparsa di Anita, e a chiamare era stato proprio un ragazzo adolescente che viveva a 2 strade dalla stazione insieme a sua madre. Quella sera, intorno alle 21:45, avevano sentito un urlo straziante provenire da fuori casa. Un urlo lungo di almeno 30 secondi. Il ragazzo capì subito che non era uno scherzo o un gioco, era il grido di una donna terrorizzata. Corse fuori e vide un'auto parcheggiata con le luci spente. Appena uscì, l'auto fece una brusca inversione a U e si diresse verso di lui, ancora con i fari spenti. All'interno vide un gruppo di uomini, uno seduto sul sedile posteriore lo fissò intensamente mentre la macchina gli passava accanto. Il ragazzo notò che quell'uomo sembrava seduto su qualcosa, tanto che la sua testa toccava quasi il soffitto della macchina. Era come se stesse schiacciando qualcosa sotto di lui. E in quel momento, collegando quel dettaglio all'urlo che aveva appena sentito, il ragazzo realizzò che poteva aver assistito a un rapimento. Un vicino arrivò proprio in quel momento in macchina e il ragazzo gli chiese di seguirla. Si misero all'inseguimento di quell'auto, ma dopo qualche minuto persero di vista proprio quell'auto con i fari spenti. Girarono ancora per un po' e poi la ritrovarono su una strada di campagna, ferma e apparentemente vuota. Controllarono con una torcia, ma dentro comunque non c'era già più nessuno. Camminarono anche nei campi intorno e non videro o sentirono niente.
Rientrati a casa, il ragazzo chiamò subito la polizia per raccontare tutto. E ora, a diversi giorni di distanza dal ritrovamento del corpo, gli agenti lo richiamarono per interrogarlo. Il ragazzo non riusciva a descrivere bene gli uomini, era troppo buio, ma comunque ricordava l'auto, cosa importantissima. Anche altri 2 testimoni, 2 fratelli adolescenti, dissero di aver visto la stessa macchina e un gruppo di uomini caricare una donna dai capelli scuri sul sedile posteriore. A quel punto la polizia capì, quella donna era quasi certamente Anita Colby e quello che avevano appena scoperto non era solo un indizio, ma il punto di svolta dell'intera indagine. Ragazzi, si conclude qui la prima parte di questo caso molto lungo, quindi ho preferito suddividerlo in 2 parti. Quindi vedrete la prossima parte, la seconda parte, in un prossimo video. Io vi ringrazio in caso siete arrivati fino alla fine di questo video e non so se conoscevate già questa storia molto particolare. E cos'altro? Buon anno, buon inizio anno, anche se sono in ritardo. Spero che abbiate passato tutti delle buone vacanze, un buon Natale, un buon Capodanno, anche se insomma il Capodanno l'anno nuovo non è iniziato proprio nei migliori dei modi per tutti gli eventi che sono accaduti e che continuano ad accadere purtroppo. E noi ci vediamo alla seconda parte della storia inquietante e brutale di Anita Colby nel prossimo video. Ciao!